Benvenuti amici dello Scorpione, inizio un po' diverso dal solito, così andiamo subito a vedere. Mostrami le energie generali della seconda parte di agosto per gli amici dello Scorpione. Ok. La temperanza, amici dello Scorpione, si va verso la guarigione, l'equilibrio. Quando c'è la carta della temperanza si parla anche di pazienza, quindi probabilmente è un periodo dove ci sarà da portare pazienza, magari inerente dai fatti che succedono intorno a voi. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono generiche, prendete quello che vi serve, se non trovate niente potete sempre ascoltare un'altra lettura tra quella dell'ascendente, segno lunare o Venere. L'unico modo per contattarmi è via mail e la vedete anche qui. Iniziamo con un re di denari, un 6 di coppe, la carta della luna, il papa, abbiamo un 3 di denari, il mondo e un fante di bastoni. Devo dire che iniziando con questo re di pentacoli si inizia con un certo tipo di abbondanza, di stabilità, può anche far riferimento ad una persona in particolare, adesso dipende dall'età che avete, ma potrebbe essere un capo, visto che questa è una lettura generale, o potrebbe essere magari un partner, una persona di fiducia alla quale fate riferimento, magari potrebbe essere anche un collaboratore. C'è un 6 di coppe, quindi ho come la sensazione che potrebbe essere una persona che conoscete da tanto tempo. I 6 di coppe, così come anche la luna, sono carte che comunque parlano di sogno. Il 6 di coppe è un sogno un po' più romantico, diciamo, mentre la luna è proprio una personalità sognatrice. Tenete presente che quando c'è la luna si vedono sempre delle mezze verità, perché la luna illumina per metà, quindi in realtà non si ha un'idea reale della realtà intorno a voi. Però ho come la sensazione che sia più, sì, potrebbe essere una proiezione legato magari a questo rapporto che avete da tanto tempo. Abbiamo poi anche il Papa. Allora, qui o questo rapporto ha bisogno di essere contrattualizzato, di essere ufficializzato, di essere celebrato, e poi abbiamo anche un 3 di denari, quindi qui ci potrebbe effettivamente essere poi una collaborazione. Adesso poi queste carte le andiamo direttamente a vedere con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo da qui, così andiamo a vedere. Ok. Allora, abbiamo un re di spade, un 4 di bastoni, un cavaliere di denari, un 10 di bastoni, un 6 di pentacoli, nuovamente la luna e un 3 di spade. Allora, re di spade, re di denari, 4 di bastoni. C'è qualche tipo di contratto qui, qualche tipo di stabilità. Considerato che avete comunque anche un cavaliere di pentacoli, ci potrebbe essere una sorta di lentezza in questa situazione o in questa relazione, e vi dirò che essendoci la luna e il tre di spade ci potrebbero anche essere delle questioni legate ehm, a equilibrare certe cose, perché anche la temperanza vi parla di equilibrio comunque, ok? È come se ci fosse da, come vi posso dire, imparare a dare il giusto. Perché avete anche un 10 di bastoni, qui si tratta di restituire al mittente le proprie responsabilità. Ci sono dei pesi di cui vi siete fatti carico, probabilmente inerente a questo contratto, a quest'unione,
È una cosa che secondo me è successa pian piano, cioè nel senso non vi siete neanche voi resi conto di tutto il carico che vi siete presi, però ad un certo punto è ora di rimettere in equilibrio le cose con questo re di pentacoli. Vi dirò che però ehm, c'è qualcosa inerente alle vostre proiezioni qua che vi fa soffrire, alle vostre aspettative, mi verrebbe quasi da dire. Andiamo a vedere il 6 di... ok, il 6 di coppe. Abbiamo un 3 di bastoni e un eremita. Guardate, ho come la sensazione che qualche cosa sia legata ai viaggi. È come se qualcuno qui avesse voglia di fare dei viaggi, stare per conto proprio, godersi un po' la vita. Di conseguenza, il restituire ai dovuti proprietari le responsabilità e incrinare quindi questo tipo di stabilità potrebbe insomma un attimino farvi venire fuori qualche paura, perché comunque la luna è anche collegata alle paure. Andiamo a vedere questa luna. Morte, re di bastoni, 10 di spade, sì, come se ci fosse qualche questione qui da interrompere con questa morte. È una sorta di rigenerazione che dovete affrontare, secondo me, nella vostra modalità di gestione delle cose, perché il re di bastoni fa proprio riferimento al dominare le proprie energie, le proprie forze, diciamo così. Vi dico, c'è un 6 di coppe e ci sono due re qui. Qui ho come la sensazione che per qualcuno ci potrebbe essere già una situazione stabile in essere, ok? Che però sta diventando più pesante del previsto. E qui potrebbe esserci una seconda persona, questo re di bastoni, ok? Che per qualcuno potrebbe essere il sogno di una vita, vi dirò. Però è come se ci dovesse essere qualche taglio verso le aspettative e le proiezioni, qualche taglio in un comportamento, in un modo di gestione delle proprie risorse, di quello che si ha, mi viene da dire, ma anche delle proprie idee. Perché comunque avete l'eremita, qui si tratta di fare un viaggio interno, di capire qual è la vostra verità. E vi ricordo che con i 6 di coppe si parla sempre di un amore romantico, ma platonico, che è puro e genuino, però platonico. Andiamo a vedere il Papa. Infatti, ragazzi, potrebbe anche essere una questione tra fratelli, eh? Abbiamo un 4 di coppe al contrario, un re di coppe e un 9 di pentacoli. È come se non ci fosse un certo tipo di ufficializzazione, di riconoscimento, ok? Perché qui abbiamo anche un 4 di coppe, come se c'è una sorta di cecità per quello che riguarda quello che già avete. L'appagamento emotivo potrebbe essere questo re di coppe, se non è già una persona tipo il re di pentacoli, e anche l'appagamento materiale, perché comunque avete un 9 di pentacoli. Però come l'idea che siate voi che non riusciate a vederlo, proprio perché probabilmente avete delle aspettative o delle idee che sono proiezioni più che reali prospettive per il futuro. Sono magari dei vostri sogni. Andiamo a vedere il 3 di denari. Per qualcuno ho come la sensazione che abbia bisogno di avere un contratto ufficiale per iniziare un nuovo tipo di lavoro. Il 9 di pentacoli è sempre una carta che parla dei lavori autonomi. E siccome il Papa parla di contratti, io qui ho come la sensazione che dobbiate prima lasciarvi indietro delle cose vecchie per riuscire a diventare autonomi, per riuscire a creare la vostra abbondanza, ok? Diciamo che avete un 3 di denari, qui è uscito anche un 5 di denari al contrario. 3 di denari è una carta che parla di qualcuno con cui si collabora, normalmente sono collaborazioni o lavori che vi commissionano. E ho anche la sensazione che arriverà, visto anche la temperanza,
Il giusto amor proprio, quello che qui prima con questo 9 di pentacoli in questa posizione faceva un pochettino fatica. Ho come la sensazione che arrivi. E il 5 di pentacoli, al contrario, in realtà lo sento come una carta di, ok, sto uscendo da questa situazione di dipendenza. Qui abbiamo l'indipendenza che si vuole raggiungere, qui l'uscita dalla dipendenza. Normalmente fa anche riferimento a delle dipendenze affettive o se consideriamo che abbiamo la morte e la luna, potrebbero essere delle dipendenze legate al passato, cioè paure più che tutto o attitudini. Andiamo a vedere il mondo, perché qui con il mondo cambia qualche cosa, c'è il raggiungimento di un obiettivo, di un risultato, si esce dal pensiero negativo, si esce dalle proiezioni, poi abbiamo un 5 di pentacoli, scusate, un 5 di bastoni, un 7 di bastoni. Ma c'è un cambio, c'è il raggiungimento di un risultato, c'è come, ok, arrivo all'equilibrio, arrivo al compimento, smetto di vedere le cose come le vedevo prima, sempre tutte negative, sempre diciamo così un po' avvelenate da queste paure, da queste proiezioni, anche se poi vi confesso che non sarà una cosa semplice perché per certi versi molte volte vi troverete a combattere un po' voi da soli contro il mondo, però comunque è come se iniziaste ad avere una visione più chiara su questa persona o su questa situazione. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo un 6 di spade e un 4. E un 4 di pentacoli. Ragazzi, qui quello che vi vogliono suggerire le carte è di, con questo 6 di spade, lasciare indietro le credenze limitanti, i problemi di famiglia, le abitudini o idee o vincoli ereditati. Perché normalmente il 6 di spade fa sempre riferimento a qualche cosa che ha a che vedere con la famiglia di origine, qualche eredità che ci viene lasciato, magari tipo, non lo so, se siete cresciuti in una famiglia dove la tendenza era sempre quella di lamentarsi, magari anche voi avete questo tipo di tendenza a lamentarvi, ok? O se, non lo so, una persona è sempre, è cresciuta con un atteggiamento del meglio avere poco piuttosto che fare sforzi per avere di più, ecco, questa magari potrebbe essere una di quelle credenze che a voi non serve, poteva andare bene magari per uno dei vostri genitori o per la persona da cui avete acquisito questa credenza, però magari per voi non è indicata. E difatti qui abbiamo anche un 4 di pentacoli al contrario, si parla di distacco. In ogni senso ve lo dicono, ok? È come se vi dicessero placate questo impulso che avete perché è dettato in un certo modo da certe proiezioni. Riflettete, come se vi dicessero riflettete prima. Andiamo a vedere un oracolo, vediamo che cos'altro vi dicono. Ragazzi, se siete single, vi dico che uno potrebbe farsi vivo qualcuno del passato, perché ho fortemente due carte che fanno riferimento al passato. Che ci sia un nuovo inizio, ma diciamo che si potrebbe riaprire una comunicazione, ma è come se voi non foste più quelli del passato. Avete fatto un lavoro o state facendo un lavoro, ok? E qui si tratta proprio di amor proprio, sia col 9 di pentacoli che con la carta degli amanti. Quindi può essere che ci sia una sorta di restyling delle regole del gioco con questo mondo. Andiamo a vedere. Ok, grazie. Carta numero 26. Wow, allora questa carta parla del 3 di coppe, bellissimo, perché parla di celebrazione, di amici che si ritrovano, di festeggiamenti, di preghiere supreme. Vi ricordo che comunque avete la temperanza e viene raffigurata con le ali di un angelo, ok? Quindi è come se vi volessero dire che c'è qualcuno lassù che in qualche modo sta vegliando su di voi. E anche la carta degli amanti nei tarocchi tradizionali viene raffigurata con un angelo. E parla anche di potere collettivo. Quindi è un po' come se qui vi sentiste da soli contro il mondo, però in realtà cercare un punto di unione rende più forti.
Poi abbiamo carta numero 3, wow, qui parla dell'eremita e ce l'avevate in effetti come carta, ma parla anche di stabilità, ovvero delle proprie radici, della famiglia, della sicurezza, di quello che si impara. E parla in ordine la sicurezza, ok, che sia diciamo nella zona di comfort, l'eremita, che è quella fase, la carta del numero 9, la carta dell'iniziazione, cioè ovvero mi avventuro da solo per il viaggio, mi espando e trovo la mia stabilità. Bellissima carta. E poi abbiamo una carta numero 4, Madre Terra. Ragazzi, qui parla proprio di una ricarica psico-emotiva. Tenete presente che qui avete la luna, parla del divino femminile. E in effetti anche qui abbiamo un riferimento al fatto di radicare, anche qui avete il mondo che potrebbe essere visto anche come madre terra. Avete bisogno di, diciamo così, radicare la vostra guarigione, il vostro equilibrio interno, il vostro amor proprio. Bene, amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Fatemelo sapere con un like, con un'iscrizione, un commento, una condivisione. Se avete piacere potete anche lasciare una donazione o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!